and gentlemen, please welcome to the ring, Rustam Yildirim. Prima di incontrare la Muay Thai, prima di incontrare Luca, ero in Ucraina. Ho vissuto fino all'età di 16 anni lì, sono nato il 26 di giugno 1994. Praticamente in Ucraina avevo praticato tanti altri sport, ma non ho mai avuto la possibilità di praticare sport da combattimento. Avevo provato qualche settimana in una palestra di pugilato, però era troppo lontana la palestra e non me lo permettevo di arrivarci lì. All'età di 16 anni i miei genitori mi hanno portato in Italia, sono stato qui un annetto e la decisione di mio papà di buttarmi in una palestra da sport da combattimento, perché io praticamente non ci ho mai pensato di fare questo sport qua, ecco, diciamo così. E nel 2010 mi ricordo, io e mio fratello siamo venuti qui da Luca in palestra, mi ricordo ancora che siamo entrati dentro la porta, erano i ragazzi che si allenavano, abbiamo parlato, anzi non capivamo neanche l'italiano bene, abbiamo parlato così, abbiamo capito qualcosina, poi siamo andati a casa a raccontare a mio papà e il giorno dopo siamo venuti, ci siamo iscritti e da quel giorno abbiamo iniziato ad allenarci. Abbiamo fatto, mi ricordo, un paio di mesetti di corso amatoriale con i ragazzi, con tutti, e poi Luca ci ha visti, ci ha messi un po' da parte e abbiamo iniziato a fare un allenamento con gli agonisti, ecco. È stata un'esperienza molto bella, molto positiva, perché praticamente ci ha cambiato la vita. E da quel giorno diciamo che è iniziato il nostro percorso di fare questo sport, la Muay Thai. La Muay Thai è un'arte marziale dove ti insegna l'educazione e il rispetto, dove ti aiuta ad avere un corpo e una mente sana. Luca per me è, ecco, come posso dirlo, un idolo, no? Perché praticamente mi ha insegnato, come secondo papà, ecco, mi ha insegnato tante cose, mi ha dato tante possibilità e mi ha cresciuto, ecco, perché sono dall'età di 16 anni, adesso ne ho 29, non ho mai cambiato palestra, sono sempre stato qua e starò sempre qua, ecco. La mia famiglia siamo i miei genitori, mio fratello, mia moglie e un bellissimo bambino. Diciamo che la palestra e la mia famiglia sono due cose distaccate, no? In famiglia è difficilmente che parlo dalla palestra, dei combattimenti, sono un po' diciamo riservato, ecco, io faccio quello che mi piace, loro fanno quello che piace a loro. Il mio mezzo di trasporto preferito è la bicicletta, perché è comodo, parcheggio c'è sempre, sei libero, okay? La macchina la uso molto difficilmente, solo magari nei weekend se devo andare un po' più lontano, ma visto che abito vicino, uso sempre la bicicletta. Anche se piove, con l'ombrello in mano, via, in bicicletta. La mia vita da sportivo, la mia vita quotidiana da sportivo ho sempre i miei grafici, ho sempre i miei orari, quando andare a dormire, quando svegliarci, cosa mangiare, perché se sbaglio di un giorno con gli orari, andare magari più tardi a dormire, il giorno dopo faccio fatica ad allenarmi, quindi cerco sempre di seguire gli orari, sempre di mangiare bene, anche se è domenica, anche se è sabato, sono sempre là, non sgarro mai.
I momenti più belli della mia carriera sono stati i match prima del Covid, quando ho combattuto contro l'irlandese Craig Coakley, poi contro Elias Mahmoudi qui in Italia e poi avevo fatto 2 match al Yokkao, sempre qui in Italia a Torino. Mi sono messo alla prova con dei avversari forti, conosciuti a livello mondiale, anche se ho perso. Sono contento perché ho fatto una bella esperienza, mi sono messo a prova con la gente che ha conosciuto a livello mondiale, ecco. No, che se gli fai ad uno un'intervista, lui ti parla solo dei momenti quando ho vinto, no? Non dicono mai quando ho perso. Anche su questo KO è sempre una mia esperienza, sempre bello da raccontare. Il momento più difficile della mia carriera è stato quando avevo fatto contro Alex Avogadro qui in Italia un po' di anni fa. Nella prima ripresa mi ha tirato un high kick sul collo e mi ha mandato a KO. Non mi era mai successo di prendere un KO, ecco, quindi mi sono messo ad una dura prova. Però ho abbassato la testa, ho iniziato a riallenarmi, guardando i miei errori e piano piano mi sono ripreso. Durante il Covid siamo stati fermi, anzi fermi. Mi allenavo a casa, però non era la stessa cosa, perché mancava l'allenamento con i compagni, lavori fatti a coppie. Facevo l'allenamento a casa, ma erano 2 cose completamente diverse. E diciamo che è stato un periodo difficile, duro, perché non riuscivo a combattere, non riuscivo a fare nulla, non riuscivo a mettermi a confronto con gli altri e quindi 2 anni sono stati impegnativi perché ho perso tanto di quello che avevo accumulato, perché sono salito a livello un po' più alto, ho combattuto con gente a livello mondiale conosciuta. Fermarsi per 2 anni, abbiamo perso tanto, è stato molto dura, difficile. Tutto questo periodo qua, nel frattempo, fino al lockdown, ho portato a casa 2 cinture, una del campione italiano e l'altra del campione europeo. Mi ricordo ancora, sono stati 2 match belli impegnativi, però con tutto il sacrificio che abbiamo fatto siamo riusciti a portare a casa le cinture. Prima del Covid andava molto bene tutto. Abbiamo iniziato a prendere un bel giro, abbiamo fatto tanti match. Dopo il Covid abbiamo ripreso. Abbiamo iniziato ad allenarci e stiamo piano piano ritornando come eravamo prima, di arrivarci a combattere a livelli di prima, a livelli alti. Sono passati un po' di anni e qualcosina abbiamo ripreso, però ci vuole ancora un po' di tempo. Nel frattempo, dopo il Covid, abbiamo vinto un titolo WKN intercontinentale nel 2023, quest'anno qui, con un avversario molto duro, bravo. E siamo riusciti a portare a casa anche questa cintura qua.
intendo realizzare il mio sogno allenandomi tanto, è la cosa fondamentale, fare tanti match, combattere, vincere Il soprattutto. nuovo campione europeo, Muay Thai, categoria meno 60 kg. Così la gente, le persone ti vedono e ti chiamano per combattere con persone più forti.